Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo ad approfondire la linea del lavoro e dell'economia, della lettura generale che è già online, la trovate nella playlist nell'oroscopo annuale stagionale ed è quella con la copertina azzurra. Oggi andremo ad approfondire una delle linee. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo da un 2 di bastoni, da un 3 di pentacoli, 9 di coppe, imperatrice e sacerdotessa. Dunque, partiamo da questo 2 di bastoni. È come se ci fosse una sorta di volontà, speranza, desiderio di ampliare i propri orizzonti, però per certi versi c'è qualche cosa che vi tiene, diciamo, legati a quello che già avete. Abbiamo poi però un 3 di pentacoli che è molto positivo nel settore del lavoro perché parla di collaborazioni, parla di lavori di gruppo, potrebbero essere degli appalti, adesso dipende poi voi in che settore siete. Ehm, il 9 di coppe è una carta di appagamento emotivo, ragazzi. Normalmente parlano del sogno compiuto. Vi dico, in questo mazzo non è molto, come vi posso dire? Sì, è una donna che festeggia, non so se riuscite a vederlo bene, sì. Però pare che stia eccedendo un pochettino coi festeggiamenti. Ma comunque è una carta che ha una valenza positiva. E poi terminiamo con questa imperatrice che è il potere materiale e con la sacerdotessa che è il potere spirituale. Il potere spirituale è inteso come traduttore è più il Papa. Il Papa prende gli insegnamenti, diciamo, che ci sono stati tramandati e li divulga, mentre lei, la sacerdotessa, è colei che vede al di là. È una carta di canalizzazione, ma è anche una carta di forte intuito e percezione, diciamo del mondo sottile in generale. È una carta comunque che vi dice che supererete i dubbi con successo. Tenete presente che avete iniziato con un 2 e finite con un 2. Andiamo a vedere carta per carta. Uh, 3 di spade e giudizio. Ragazzi, io credo che questa indecisione del 2 di bastoni sia perché c'è qualche questione, potrebbe essere legata al passato, anche perché abbiamo la carta del giudizio, però è come se ci fosse qualche questione qui da dover risolvere, inerente a quello che già avete costruito, inerente a un passato. C'è la carta del giudizio, come se nella seconda parte del 2023 sarete portati a vedere le cose da un'altra prospettiva, da una prospettiva più ampia, diciamo così, e anche la sacerdotessa è colei che vede oltre, no? Quindi è un po' come se nonostante il 3 di spade e questo dolore che abbiate dentro, comunque c'è una sorta di rinascita. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Wow, un altro 3 di pentacoli. 4 di spade, giustizia e 3 di pentacoli. È come se doveste guarire, regolarizzare certe collaborazioni. Per qualcuno si tratta con la giustizia di lasciare indietro quello che non serve più, o chi non serve più per la propria evoluzione personale, ma considerato che abbiamo un 4 di spade, qui è come se ci fosse una sorta di... Allora,
È come se aveste bisogno di prendervi un tempo per capire che cosa è valido per voi, che cosa voi dovete portare avanti o no. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Perché la giustizia è sempre una carta o che regolarizza, ma cioè è una carta di contratti ed è una carta appunto che regolarizza, ma per regolarizzare deve tagliare qualche cosa e qua dietro avete questo 4 di spade, quindi o è un periodo di riposo che dovete tagliare o semplicemente dovete trovare un equilibrio tra il riposo e il lavoro. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo la carta della morte e il cavaliere di bastoni, ragazzi. Ragazzi, qui è come se ci fosse il taglio con delle vecchie abitudini, con delle vecchie questioni. E con questo cavaliere di bastoni sento che è come se vi muoverete in modo diverso. A livello di gestione economica, di gestione magari anche del lavoro proprio. Andiamo a vedere questa imperatrice. Re di spade e 7 di bastoni al contrario. Dunque, l'imperatrice, come vi dicevo prima, è una carta che parla di potere materiale, è una carta che vi dice che c'è una possibilità di progettazione, una possibilità di gestazione di qualche nuova idea, di qualche di un nuovo progetto, potrebbe anche essere un viaggio magari per qualcuno. È come se questa collaborazione vi desse modo di capire che cosa c'è bisogno di tagliare. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Re di bastoni e 7 di pentacoli al contrario. Ragazzi, qui questo cavaliere si, diciamo, trasforma in quello che è il re. Io sento che nella seconda parte del 2023 diventerete molto più padroni della gestione del lavoro, del tempo, delle vostre finanze. Vi dico che imparerete a tagliare tutto quello che vi condiziona, quello che non vi serve, quello che vi fa stare stretti, diciamo, fermi, se vogliamo. Allora, se siete, vabbè, ma qui lo sento sia che siate autonomi, sia che siate dipendenti, ci sono come delle nuove collaborazioni, è come se si stringessero delle nuove amicizie. Le sento molto più come collaborazioni perché è un 3 di pentacoli, quindi diciamo che è un po' più indicato a chi avesse un'azienda o chi fosse, per esempio, autonomo. Se siete senza lavoro, comunque c'è la carta della giustizia, in ogni caso è come se ci fossero dei nuovi contratti o comunque qualche cosa verrà regolarizzato qui, ok? Con la carta della giustizia. Normalmente ci sono sempre delle questioni burocratiche da mettere in regola quando appare la carta della giustizia. Si parla anche di giustizia divina molte volte, quindi può anche essere che se vi è stato tolto qualche cosa, nella seconda parte del 2023 vi verrà restituito tanto, tanto è stato tolto, tanto viene restituito. Questo 9 di coppe mi fa ben sperare, come vi dicevo, e qui, vedendo sia il 9 di coppe, sia il 3 di pentacoli, sia la sacerdotessa, ragazzi, e questi due re, vi dico che la parte economica ha bisogno di qualche aggiustamento nella seconda parte del 2023, ma poi è per, diciamo, conseguire, per trovare, per arrivare a quello che è l'abbondanza materiale, la prosperità. Però sì, è vero che ci sono delle cose che dovete tagliare. Magari sono delle spese dovute a capricci,
dovute magari a dipendenze. Fatemi sapere perché a che cosa fa riferimento per voi la carta del diavolo. Ragazzi, si muoveranno le cose nella seconda parte del 2023 nel momento in cui inizierete a fare i tagli che dovete fare fondamentalmente. Anche il Re di Spade è una di quelle, diciamo, posizioni che ha già quasi messo a posto tutto. Manca ancora qualcosina e quel qualcosina voi lo sapete che cos'è. O se non lo sapete, perché magari è presto, ehm, lo saprete, perché comunque qui avete il giudizio, c'è il risveglio, vi renderete conto di che cos'è che vi blocca. Per quello che riguarda i nuovi progetti, sono ben, diciamo, ben aspettati, si dirà così. Perché con la carta dell'imperatrice, appunto, come vi dicevo prima, si parla proprio anche di espansione, di prosperità. Avete due sette e sono tutti e due al contrario. È come se ad un certo punto prendeste in mano le redini della vostra vita e iniziaste a dire basta. Io voglio quel tipo di obiettivo lì, mi svincolo da tutto quello che mi blocca e vado verso il mio obiettivo perché ha del potenziale. Mi hanno fatto delle proposte, cioè vi faranno delle proposte lavorative interessanti, veramente che potrebbero espandersi nel tempo. C'è da muoversi, non sento che comunque entro la seconda parte del 2023 ehm, ci sarà, diciamo, un ulteriore aumento dell'abbondanza finanziaria, perché comunque avete 9 di coppe e 3 di pentacoli, quindi devo dire che a livello economico non state male, cioè non vi manca niente. Però per vedere, diciamo, la prosperità di questa imperatrice, secondo me si va verso fine anno. Mm. Andiamo a vedere, amici dell'Aquario, una fatina. Leggerezza, e questa fatina sta saltando e vi ricorda un po' di trovare il lato leggero della vita, cercare di prendere le cose con un po' più di filosofia, con un po' più di leggerezza, appunto. E poi abbiamo Speranza, questa carta è bellissima perché fa vedere la fatina che sta facendo gli incantesimi al telefono. Bellissima. Non perdete mai la speranza. Io la sento collegata molto con la carta della stella, questa fatina. Ragazzi, andiamo a vedere ancora una carta da parte dei Coan, vediamo che cos'altro hanno da consigliarvi per questa seconda parte del 2023. Fa quello che vuoi e non perché devi. La sento giusto in linea con quello che vi ho detto qui, no? Un po' il tagliare quelle che sono certe questioni e prendere in mano le redini della vostra vita. Fate quello che volete fare perché avete piacere di farlo, non perché siete obbligati a farlo. È un po' come, guardate, se siete obbligati a fare delle cose che non vi piace fare o che dovete per forza fare perché se non le fate voi nessun altro le fa al posto vostro, prendetela come se fosse una meditazione. Cioè fatelo proprio in modo da entrare nel flow di questa cosa, di questa magari lavoro che dovete fare e che non avete voglia. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per navigare le energie del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, a me piace sempre leggere i vostri commenti, potete anche iscrivervi o condividere. Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Le fasce di abbonamento del canale sono due. La prima fascia, che è quella più bassa, è un semplice supporto al canale, mentre con la seconda fascia di prezzo, che è quella più alta,
avrete accesso ai video di crescita spirituale e di crescita personale. Il percorso individuale che sto proponendo è un percorso appunto individuale, cucito sulla persona e è basato sulle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che io andrò a trattare nella sezione degli abbonamenti. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere, come vi ho già accennato. Io vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!